Ciao, bentornato al canale Italiano con Silvana. Ricordo che io sono italiana ma non sono una professoressa. Ho fatto studi linguistici, giuridici ed economici. Quello che offro è un insegnamento pratico per l'inserimento nel mondo scolastico e lavorativo, per l'integrazione culturale e per il turismo. Dal momento che si tratta di un percorso graduale, se li hai persi, ti invito a guardare i video precedenti e di contattarmi per qualsiasi dubbio. In particolare, prima di proseguire col video di oggi, ti consiglio di riguardare il video della volta scorsa sul participio passato. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare un like e un commento e condividere il video per aiutare il canale a crescere. Passiamo all'argomento di oggi. Il passato prossimo. Il passato prossimo esprime un'azione avvenuta nel passato, abbastanza vicino, come per esempio stamattina ho mangiato pane, burro e marmellata, oppure in un passato lontano, ma i cui effetti durano ancora nel presente. Per esempio, sono nata a Modena, sono nata tanto tempo fa, però sono ancora una persona nata a Modena. Il passato prossimo è un verbo composto formato da un ausiliare e un participio passato. L'ausiliare può essere il verbo essere oppure il verbo avere. Nel passato prossimo la maggioranza dei verbi vuole il verbo avere. Esempio, parlare, io ho parlato. Sentire, io ho sentito. Credere, io ho creduto. Leggere, io ho letto. Io ho letto. Scrivere, io ho scritto. Quindi il passato prossimo di parlare è io ho parlato, tu hai parlato, lui o lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato, loro hanno parlato. Come vedete, con il verbo avere il participio passato resta invariato. Un uomo può dire io ho parlato, ma anche una donna dice io ho parlato. Il participio passato rimane sempre in o, con la desinenza finale o. Per il verbo credere, io ho creduto, tu hai creduto, lui, lei ha creduto, noi abbiamo creduto, voi avete creduto, loro hanno creduto. Per il verbo sentire, io ho sentito, tu hai sentito, lui o lei ha sentito, noi abbiamo sentito, voi avete sentito, loro hanno sentito. C'è però un gruppo di verbi detti intransitivi che richiedono il verbo essere. Questi sono i verbi che esprimono un movimento oppure un cambiamento. Andare, arrivare, partire, tornare, venire, diventare, morire, nascere, crescere. In questi casi il participio non termina sempre con o, ma concorda per genere e per numero alla persona a cui si riferisce. Per esempio, Giorgio è andato, però Maria è andata. Io sono andato, se è un uomo che parla, oppure io sono andata. Tu sei andato, se sto parlando con un uomo, oppure tu sei andata, se sto parlando con una donna. Lui è andato, oppure lei è andata. Noi diventa plurale, siamo andati. Voi siete andati, loro sono andati. Femminile plurale, noi siamo andate. Voi siete andate, loro sono andate. Arrivare, io sono arrivato oppure arrivata, tu sei arrivato oppure arrivata, lui è arrivato, lei è arrivata, noi siamo arrivati, voi siete arrivati, loro sono arrivati. Io sono partito o partita,
tu sei partito o partita, lui è partito, lei è partita, noi siamo partiti, voi siete partiti, loro sono partiti. Tornare, io sono tornato o tornata, tu sei tornato o tornata, lui è tornato, lei è tornata, noi siamo tornati, voi siete tornati, loro sono tornati. Venire, io sono venuto o venuta, tu sei venuto o venuta, lui è venuto, lei è venuta, noi siamo venuti, voi siete venuti, loro sono venuti. Io sono diventato o diventata, tu sei diventato o diventata, lui è diventato, lei è diventata, noi siamo diventati, voi siete diventati, loro sono diventati. Morire. Io sono morto o morta, tu sei morto o morta, lui è morto o morta, lei è morta, noi siamo morti, voi siete morti, loro sono morti. In italiano si dice anche morire dalle risate per dire ridere tanto. Quindi muoio dalle risate, sono morta dalle risate. Io sono nato, io sono nata, tu sei nato oppure nata, lui è nato, lei è nata, noi siamo nati, voi siete nati, loro sono nati. Io sono cresciuto o cresciuta, tu sei cresciuto o cresciuta, lui è cresciuto, lei è cresciuta, noi siamo cresciuti, voi siete cresciuti, loro sono cresciuti. Anche essere e avere fanno un passato prossimo. Per il verbo essere, io sono stato o stata, tu sei stato o stata, lui è stato, lei è stata, noi siamo stati, voi siete stati, loro sono stati. E per il verbo avere, io ho avuto, tu hai avuto, lui ha avuto, lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. E questo per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Se hai dei dubbi o delle domande, mettile nei commenti oppure scrivimi un'email, risponderò appena possibile. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare un like e un commento e condividere il video per aiutare il canale a crescere. Ci vediamo la volta prossima. Ciao!